Ecco, prendendo questo sentiero Imone andiamo a fare le radici. Questo sentiero è pieno di radici e viene benissimo per chi vuole andare a allenarsi a fare il mondiale. Ecco, perché finita la pietra abbiamo le radici. Tanto quando ti tocca Svezia e Finlandia queste situazioni sono abbastanza normali. belle lucidate, Hai capito? Belle viscide, poi passano un po' dei piloti, diventano ancora più in confronto scivolose. il sapone è come andare sull'asfalto. Ecco, noi qua, classe situazione di murattiere con radici, tipica di Svezia e Finlandia, dove praticamente questo è pane quotidiano, infatti. La tecnica praticamente migliore per affrontare queste radici è che devi caricare il retrotreno, in modo che dai trazione alla ruota posteriore, alleggerire davanti, che così sulla radice non perde aderenza alla ruota anteriore, e soprattutto con il gas puntato e la frizione che gestisce la situazione in cui ti stai trovando, nel senso c'è la radice un po' più accentuata, dà un po' più di gas e col petto di frizione la ruota si alleggerisce e la scavalchi senza problemi, in piedi bilanciandoti a destra e a sinistra per mantenere una linea retta della mulettiera. Ma quando incominci a saltellare un po' tutto a destra e a sinistra, la lasci andare? Sì. O proprio la lasci andare? È chiaro che non puoi contrastare una radice così grossa, quindi un po' secondi quello che sono le radici, seguendo quello che è un po' lo schema del sentiero, nel senso c'è una radice che devi prenderla molto di taglio, allora quella la impegni e la scavalchi addirittura. Sì, se no ti parte sotto davanti. Ti parte, esatto, e poi se ti per la serie a farla andare dove vuole andare, insomma. No, a secondarla, però è chiaro se vai giù per il monte non è che la segui. No, okay, quindi non una guida troppo dura col manubrio, anzi piuttosto morbida, e seguire appunto la se no fai un pezzo così e hai finito. Capito? Ecco, una cosa importante, Imone, come metti il piede. Siccome devi caricare il posteriore, è bene usare il profilo posteriore della pedana mettendo il piede non in punta ma a metà, praticamente nell'avampiede, e in quel modo riesci a stare indietro bene e dai pressione sulla pedana per dare trazione alla ruota. Sulle radici. Hai capito? Perché quando devi farla impennata riesci a spingere meglio. Ok. Quindi puoi usare tutti e due perché è abbastanza difficile che vai a usare il freno in salita, quindi se devi intervenire usi un po' quello davanti, e comunque tutti e due i piedi non stanno più o meno nella stessa posizione. Sì, solo se prendo direzione valle. Tac, frenate brutte. Va bene. Vai! Non è buono, l'esercizio di dietro, lascia scorrere, vai, salta, buono, bravo, Carico, grande. bene. Però sai, al giorno d'oggi un pilota preparato deve essere allenato su tutti i terreni, non puoi più permetterti di sperare nel fattore campo, nel senso, tu guardi i mondiali adesso si svolgono un po' su tutti i terreni, quindi un pilota che ambisce a vincere è chiaro che deve essere preparato sul sasso, sull'erba bagnata, sulla sabbia e tutte queste situazioni. La cosa secondo me, se impari bene su queste pietre smosse maledette, poi ti trovi quasi bene dappertutto, però.
un po' come le cross, quelli che vanno forte sulla sabbia e poi trovano il terreno duro, fanno meno fatica, al contrario di chi vive su terreni duri e poi trova la sabbia e fa fatica. Sembra di andare in barca. Comunque vedi come alleggerisco il davanti in accelerazione, fletto le ginocchia in curva, anticipo la curva frenando a ridosso, guadino, oppela, penatina. Penatina, con un po' mi fai la doccia. Oh scusa, sei qua attaccato? Mi stai attaccando? Ah sì, appena cadi in errore mi passi. Ecco Simone, qua siamo ai tronchi. È un passaggio particolare, quindi ci vuole una tecnica un po' dedicata a questo tipo di ostacolo. Comunque niente, adesso ti spiego come fare. È bello altino. Sì, è abbastanza alto, quindi è per quello che devi applicarti e seguire le istruzioni che ti darò. Ecco, tu quando arrivi veloce devi fare una bella staccata consistente, specialmente col freno avanti aggredisci tanto il terreno in modo che la forcella si carica. Quando sei a 30 cm dal tronco molli il freno e dai un colpo di gas tanto che la frizione per avere un'erogazione più morbida, quindi impenni l'anteriore e cerchi di buttarlo dall'altra parte del tronco, capito? Di scavalcare addirittura con la ruota avanti il tronco in modo che se non tocchi non sbandi. Quando arriva la ruota posteriore devi stare pronto con le gambe ad assorbire il colpo, aiutando gli ammortizzatori a assorbire il colpo, in modo che la moto non è troppo esatto, non ti rinculi davanti. E quindi una volta passato con il gas peli, perché essendo un tronco abbastanza viscido è facile che patini, quindi peli il gas e scavalchi appunto l'ostacolo. Nella fase diciamo di quando arrivi, stacchi e poi impenni, comunque rimani sempre in piedi, no? Sì, la posizione ovviamente. Se non ti fermi, ti rallenti, serve per caricare. Per esatto, come al solito carichi il posteriore in modo che l'impennata diviene anche più facile. Certo. Mettiti qua vicino, va, che se per caso metto lì almeno ti sotto controllo mi tieni. Vai, no, ma non c'è problema, vai tranquillo, vai, prova. Ecco, bene, arriva, frena, carica l'anteriore, buono, alleggerisce benissimo. Bravo Imone. Bravo Imone, tronco passato alla grande. Adesso ci spostiamo al gradone, un'altra situazione piuttosto particolare che va affrontato con la giusta tecnica. Andiamo sempre più in alto con le difficoltà. Sempre più in alto, sempre più difficile. Ecco, praticamente tu arrivi con un po' di velocità sull'esterno, leggermente prima di iniziare a fare il sasso prendi un po' di velocità di più, dai il colpo di gas e porti il corpo in avanti in modo che la moto non si impenni e non si ribalti. Per il cappello, insomma. Bravo, quindi carichi l'anteriore con la spinta, frizione che gestisce la potenza, che non sia troppo forte, ti fa capottare, e poi quando c'è il fisico davanti, il busto davanti, poi sei fatta, sopra e vai. La fai un po' semplice, poi è bello dritto. Perché è difficile? Beh, no. Cambia sport allora. Ok, dai trazione, alleggerisci il davanti e corpo in avanti. Bravo, ottimo. Mentre scende Imone, praticamente rallenti prima del gradone, perché non sai mai quanto è profondo, se c'è qualche gradino ripido. Quindi rallenti, butto l'occhio, valuti quanto è ripido, sposti il corpo tutto indietro. Così ancora? Più che puoi. Più che posso. Più ma è poi ripido, non freno. Più è ripido e no, sai che devi frenare. Più che è ripido, più che devi buttarti indietro.
Certo. Perché ovviamente la pendenza devi compensarla con il corpo. Quindi quando arrivi praticamente in prossimità della discesa tutto indietro, e quando sei quasi sul fondo acceleri leggermente in modo che la forcella non si va a puntare e non ti fa portare in avanti. Certo, certo. Il freno ovviamente avrai la velocità giusta qua in cima e li lasci correre senza intervenire con freno davanti o dietro, perché devi avere la velocità giusta da sopra per scendere, poi colpettino di gas, curvi e via. Sì, quindi arrivi qua, freni tanto, poi li molli ma non li lasci del tutto. Quasi acceleri. Ah, quasi acceleri. Perché sennò se tu chiudi il gas è l'effetto freno motore e la forcella si carica e si prende a puntare. Ok, rallenta, valuta la discesa, corpo indietro, colpetto di gas. Oh no! Parliamo delle sospensioni, che è una cosa fondamentale. Nell'enduro non abbiamo un setting appropriato, nel senso, se tu vai nel motocross e vai a girare in Olanda sai che dovrai avere un setting in quella maniera, se tu vai in un campo di cross tipo Maggiora dovrai avere il setting in quella maniera, quindi il motocross è facile. L'enduro non abbiamo un setting specializzato, perché troveremo una prova speciale che è sul prato, una prova speciale sul sasso smosso e la speciale dopo potrebbe essere sulla sabbia. Quindi la moto d'enduro abbiamo anche il trasferimento, che se hai un controllo orario non è una prova speciale ma è importantissimo, perché se vieni penalizzato tanto vale andare forte in speciale per poi pagare sul controllo orario. Quindi deve essere una cosa che va bene un po' su tutti i terreni, nel senso, se noi andiamo a correre in una località che c'è per esempio la montagna, col sasso smosso prediligemo una forcella che è molto sensibile all'inizio. Se andiamo in una località che invece il terreno è piuttosto duro e veloce, allora metteremo la sospensione un po' più duro. Questo lo fai in base al posto in cui corri, però non c'è mai un setting preciso per la prova speciale. Sicuramente il segreto della forcella è la sensibilità all'inizio, nel senso, una forcella che assorbe le piccole asperità e parte subito ti dà sicurezza, quindi la sicurezza è sinonimo di velocità. Quando tu ti senti sicuro poi permetti di andare molto più forte, quindi una particolare attenzione alla forcella, che io personalmente la scelgo che è sensibile all'inizio ma non che affonda troppo, perché tante volte c'è il vizio di avere una forcella che affonda troppo pensando che aiuti. No, perché quando tu fai una discesa che è il primo pezzo troppo molle, la forcella perde escursione per il niente, più la buca, più il freno, e ti trovi con la moto fuori assetto. Quindi a me piace molto una forcella che parta sensibile ma che mi stia aperta, in modo che il setting, l'assetto della moto non cambi. E la forcella è importantissima, trovare la giusta regolazione. Poi ovviamente se siamo in gara, arrivo in una prova speciale che è stata disegnata su un campo da cross, allora intervengo col cacciavite. Ecco, tu lavori nella stessa gara, lavori anche su quello con i click esterni, sì, ovviamente. Okay, sì, okay. Perché se c'è una speciale che mi passa dal campo da cross alla mulattiera col sasso smosso, intervengo e il range che mi offre i click della forcella mi possono aiutare in modo consistente. L'ammortizzatore pure è importante, perché ovviamente deve avere trazione, assorbire l'atterraggio dei salti, assorbire tutte le asperità, avere una buona trazione quando trovi una radice per esempio scivolosa, deve copiarla bene, e quindi le sospensioni sono una cosa importante. Ripeto, mai appropriata per quella prova speciale, ma sembra una via di mezzo che va bene un po' su tutti i terreni. E su quello quindi bene o male vai a fare tutta un'impostazione di base sul quale tu ti trovi sicuro, e poi una volta che hai trovato un po' quella, in gara vai un pochino ad adattare laddove può servire, perché poi anche in gara difficilmente sai prima cosa ti troverai, quindi è sempre un po' alla ricerca di quello che può essere la situazione migliore. Beh, alla base tu quando ti compri la moto ti fai il setting personalizzato, perché un setting di una moto va in base al tuo peso e alle tue capacità. Voglio dire, se tu entri in una buca a 30 all'ora, la forcella, gli ammortizzatori e le sospensioni non deve reagire come se entri a 70. Certo, con più vai forte, con più la moto deve essere rigida e sostenuta.
con più è un passo amatoriale con cui puoi permettere di tenertela comoda, perché ti aiuta anche in situazioni difficili. Quindi come la prendi? Si fa il setting personalizzato, anche intervenendo sulle valvole interne. Quando hai trovato il tuo setting che è appropriato al tuo stile di guida e alle tue capacità, a quel punto lì in gara intervieni in base al terreno che trovi, perché se io arrivo a una gara e faccio l'ispezione speciale e mi rendo conto che trovo questo tipo di situazione, posso già intervenire al paddock prima di partire, e poi nel corso della gara interverrò con le regolazioni esterne.